Petunia Toptunia. È una petunia da talea, quindi molto vigorosa, come la più conosciuta Surfinia, ma fatta in modo diverso dalla Surfinia. E vediamo subito che cosa la distingue dalla Surfinia. La conformazione della chioma, la vedete subito, è molto più rotonda, poi in questa stagione qui tende a ricadere senza però perdere la fioritura nella parte alta della chioma, mentre la Surfinia tende a crescere in lunghezza ma a svuotarsi un pochettino nella parte più alta. La seconda cosa che la distingue dalla Surfinia è la superiore resistenza al caldo, favorita dall'ombra della chioma sulla superficie del terriccio, della vaschetta o della fioriera. Questa infatti limita l'evaporazione dell'acqua dal terriccio e quindi dalla vaschetta e quindi diciamo che la riserva d'acqua contenuta nel vaso e nel terriccio dura più a lungo. La fioritura è anche un altro dei fattori importanti che distinguono la Toptunia rispetto alla Surfinia, è che questa fioritura è avvolgente, come vedete, nella parte sopra come nella parte laterale, continuativamente durante i 5-6 mesi di fioritura, anche 7 in alcuni casi. È resistente anche a temperature prossime ai 3, 4, 5 gradi sul balcone. Le vaschette è consigliabile farle con una pianta per vaschetta di minimo 40 cm ma anche 50 cm, cioè ogni pianta deve avere a disposizione più terriccio possibile, in genere una vaschetta da 50 cm a 6, 7, 8 litri di terriccio, perché la quantità di terriccio più è alta, maggiore è la riserva idrica per le radici, maggiore sarà lo sviluppo radicale e la bellezza poi della chioma che ricoprirà la vostra vaschetta e facendo bello il davanzale. Il terriccio deve essere sicuramente un terriccio di qualità, torboso, quindi con una buona capacità di drenare l'acqua, ma dovrà anche avere un'acidità intorno al 5,5-6,2, quindi subacido, come normalmente la maggior parte delle piante da balcone, mentre è importante per una buona manutenzione, quindi un ottenimento di una pianta di qualità superiore, una concimazione che deve essere costante, quindi regolare, con dosi anche abbastanza importanti, fatte una volta alla settimana. Una volta al mese invece sarà sufficiente dare del ferro che mantiene sempre scura la vegetazione, quindi le foglie non ingialliranno, soprattutto nei periodi più caldi dove più frequentemente si bagnano e magari con un po' di acqua dura potrebbe alzare il pH e manifestare delle carenze di ferro. Quindi ferro una volta al mese messo nel bagnafiori e usato assieme alla pratica dell'irrigazione.